Benvenuti in questo primo appuntamento per parlare del corso su esorcismo e preghiera di liberazione, 20ª edizione. Andremo a sentire protagonisti, docenti per raccontare una storia che dura 20 anni, per raccontare un corso, per raccontare le sue specificità e per raccontare e far capire anche l'importanza di partecipare ad un corso di questo tipo. È un corso importante. Allora partiamo subito andando a sentire, a parlare, a dialogare con padre Luis Ramirez, che è il direttore del corso, un corso che è fatto in collaborazione tra l'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con il GRIS. Ma parliamo subito. Allora, padre Luis Ramirez, 2004, corso su esorcismo e preghiera di liberazione. Perché è nata questa idea, questa esigenza? Era necessario dare competenze, aiutare chi trattava il tema dell'esorcismo? Allora, anzitutto io mi rivolgo a un sacerdote che è andato da Giuseppe Ferrari, il segretario generale del GRIS. Questo sacerdote, membro del GRIS, ehm, è venuto con Giuseppe a chiedere perché non facciamo qualcosa, perché noi sacerdoti abbiamo tante persone che sono entrate nel mondo dell'occultismo, della magia, e non sappiamo come gestire queste persone, che di per sé non hanno bisogno di un esorcismo perché non sono persone possedute, ma i sacerdoti dicono: "Io non ho l'attrezzatura, non ho la formazione, non so come gestire questo", li mandiamo a queste persone dall'esorcista, ma l'esorcista è pienissimo di lavoro. Quindi abbiamo trovato una mancanza in 2 aspetti. Il primo, che in realtà uno nel seminario studia, gli angeli, studia gli esseri spirituali, ma uno mai arriva a studiare proprio, che cos'è l'esorcismo, che cosa è la influenza dello spirito maligno, e quindi i sacerdoti, quando escono alla pastorale a lavorare nel ministero, hanno questa mancanza, piuttosto di una formazione più specifica. Ma dall'altra parte ci stanno gli esorcisti che di tanto in tanto, sono esorcisti pienissimi di tante persone che arrivano, forse non hanno bisogno le persone che arrivano dall'esorcista di un esorcismo, ma riempiono tutto il tempo del ministero dell'esorcista. A noi abbiamo pensato: facciamo un corso dove possono venire sacerdoti che non sono esorcisti, che magari mai saranno esorcisti, ma che avranno una competenza per discernere, per aiutare le persone che sono dentro l'occultismo, dentro la magia, dentro, cose di stregoneria, e così anche abbassiamo, queste sacerdoti cominciano ad avere più pratica sul ministero e abbassiamo il numero di persone che vanno dall'esorcista. E così è nato questo corso. 20ª edizione. Cos'è cambiato in questi 20 anni e se ha ancora senso fare un corso su esorcismo e preghiera di liberazione? Allora, anzitutto noi nella università sempre cerchiamo di aggiornarci. Perché? Perché anche, lo spirito maligno si aggiorna. Questa è la risposta. Uno deve essere aggiornato, perché anche lui si aggiorna. Allora io voglio citare a padre François Dermin, esorcista e presidente del GRIS, esorcista a Ancona e adesso a Bologna, che lui dice: "Il maligno sempre fa delle fatture sofisticate". Prima erano fatture semplici, ma oggi tanti esorcisti trovano questo, quindi anche il maligno si aggiorna. E per questo, noi nel corso abbiamo sempre tutti le tematiche, i temi, di base, per quello che vengono per la prima volta, e ogni anno abbiamo anche una parte di aggiornamento. Perché di aggiornamento? Perché per esempio noi siamo partiti sul corso sull'esorcismo e preghiera di liberazione, ma a metà di 10 anni fa, più o meno, di questi 20 anni, a metà di questi 20 anni, la gente ci ha cominciato a domandare: "Che cosa sono le costellazioni familiari?
che cosa sono queste terapie, alternative. E quindi noi ci siamo buttati a aggiornarci per capire anche come il il maligno si mette delle maschere e dobbiamo capire quali sono le cose che lui si è aggiornato e che noi ci dobbiamo aggiornare. Questo corso è un laboratorio, no, di dialogo, di fede, ma è anche ormai diventato un punto d'incontro, potremmo dire, lo ricordava anche lei all'inizio, tra la Chiesa e il resto del mondo, su questo tema, esorcismo. Sì, questo veramente è diventato anche un incontro con il mondo, non soltanto con il mondo cattolico, ma anche con il mondo protestante, con altre, denominazioni cristiane, anche con il mondo, diciamo così, non religioso. Abbiamo avuto sacerdoti che sono venuti al nostro corso, per esempio dall'Africa, perché hanno trovato persone che chiedevano esorcismi, anche se loro non erano credenti, non erano cristiani, non credevano in una divinità specifica. Abbiamo per esempio il caso del cardinale Ernest, ehm, Simoni, che lui nel suo periodo di carcere, di prigionia, ha fatto esorcismi a musulmani che lo chiedevano. Quindi è un corso dove il dialogo per, capire come la persona si rapporta con la divinità in un momento di vulnerabilità, ehm, noi cerchiamo di capire questo, capire come la persona si rapporta, perché tutti gli esseri umani, sia dagli Stati Uniti all'Indonesia, dall'Argentina alla Cina, tutti siamo uomini che in un momento abbiamo un momento di vulnerabilità e abbiamo bisogno di chiedere l'aiuto a qualcuno più potente. E allora come viene questo rapporto? Lo possiamo fare un rapporto con Dio oppure un rapporto con gli spiriti, maligni, e quindi, qui questo corso cerca di fare un dialogo fra tutte le esperienze umane, è un dialogo dove tutti possiamo imparare come possiamo rapportarci con la divinità. Certamente questo corso anche ha fatto delle iniziative di dialogo, per esempio una ricerca sull'esorcismo contattando diverse diocesi di circa 6 paesi. Abbiamo contattato le diocesi di tutta l'Italia, di tutta la Francia, l'Irlanda, l'Inghilterra, Scozia e la Spagna. Quindi è un dialogo perché nella Chiesa l'esorcismo è un ministero affidato al vescovo e il vescovo lo gestisce. Non c'è un'autorità, a livello, internazionale da parte del Vaticano che gestisca questo ministero. Quindi ogni diocesi ha una propria realtà, i propri bisogni, i bisogni per affrontare e aiutare le persone, che hanno bisogno di una preghiera di liberazione o di esorcismo, ma anche il bisogno di formare i propri sacerdoti. E noi facendo questa indagine, come si trovava questo ministero in ogni diocesi, ha fatto sì che siamo entrati in rapporto, in un dialogo costruttivo con tante diocesi, con tanti vescovi e anche con tanti esorcisti che ne hanno bisogno di avere un sacerdote che cominci a fiancarlo, perché lui prima o poi, finirà il suo ministero come esorcista. E quindi, questa ricerca è stato anche un laboratorio di dialogo e di venire incontro ai bisogni delle diocesi. Bene, a questo punto vi rimando ai prossimi appuntamenti con altri protagonisti di questo nostro spazio per raccontare questo corso su esorcismo e preghiera di liberazione.